In questo video vediamo frasi come queste: un sistema di cui fidarsi, il posto più suggestivo e particolare da cui avere una vista a 360 gradi. Cavallerizza cerca compagno con cui fare lunghe cavalcate. Parliamo quindi di proposizioni relative implicite. Vedremo come si formano, quando si possono usare e che significato hanno. Partiamo dalle relative esplicite che conosciamo bene. Sono proposizioni subordinate introdotte da un pronome relativo, che, cui o quale. Quindi frasi del tipo: la notizia che mi hai dato è sorprendente, il film del quale mi parlavi sembra interessante, non conosco la ragazza con cui esce. Queste sono proposizioni relative esplicite perché il verbo della proposizione relativa, quella colorata, è a un tempo finito, passato prossimo, imperfetto, presente, eccetera. Le proposizioni relative implicite, invece, hanno il verbo all'infinito. Cerco una persona con cui andare al cinema. Andare è il verbo della proposizione relativa ed è appunto all'infinito. Le relative esplicite, le prime che abbiamo visto, si possono formare con i pronomi relativi che, cui o quale. Per le relative implicite, invece, possiamo usare solo i pronomi cui o quale. Non possiamo mai usare il pronome relativo che. Questo perché nelle relative implicite il pronome relativo non può mai essere soggetto o complemento oggetto del verbo. La frase di prima andava bene. Cerco una persona con cui andare al cinema. Con cui si riferisce a una persona e non è né il soggetto né il complemento oggetto del verbo andare. Ma non potrei mai dire, per esempio, cerco un libro che leggere in treno, perché in questo caso che si riferisce al libro e sarebbe il complemento oggetto del verbo leggere. Quindi una frase come questa non è possibile. Non posso dire cerco un libro che leggere in treno. In questi casi si può usare un'altra forma che è cerco un libro da leggere in treno, con la preposizione da seguita dall'infinito, ma non parlo di queste frasi in questo video perché ne parlerò poi in un altro video. Le proposizioni relative che stiamo considerando qui invece, quelle appunto introdotte da un pronome relativo, avranno sempre una preposizione davanti al pronome relativo. Quindi con il pronome relativo cui la forma sarà preposizione, cui e poi verbo all'infinito, come le frasi che abbiamo visto all'inizio. Di cui fidarsi, da cui avere una vista a 360 gradi, con cui fare lunghe cavalcate. Con il pronome relativo quale, l'unica differenza è che dobbiamo aggiungere l'articolo e eventualmente unirlo alla preposizione. E quindi in questo caso la struttura sarà preposizione più articolo, poi quale e poi il verbo all'infinito. Quindi le nostre frasi di prima diventerebbero del quale fidarsi, dal quale avere, con il quale fare. Questo quindi per quanto riguarda la struttura, ma ci sono altre limitazioni importanti. Nelle proposizioni relative, esplicite o implicite, il pronome relativo si riferisce a un elemento che viene prima. Questo si chiama l'antecedente. La ragazza che mi hai presentato è simpatica, che si riferisce alla ragazza, e appunto la ragazza è l'antecedente di che. Il film di cui mi hai parlato è interessante. Il film è l'antecedente di cui. Ora, la cosa importante è questa, e qui viene la parte un po' complicata. Nelle proposizioni relative implicite, l'antecedente è sempre non specifico. Che cosa significa? Significa che quando io dico, per esempio, cerco una persona con cui andare al cinema, non posso avere in mente una persona specifica. Prendiamo questa situazione. Io e Francesca abbiamo deciso di andare al cinema insieme. Ci siamo dati appuntamento davanti al cinema, ma c'è un sacco di gente e io non la vedo.
Quindi cosa faccio? Inizio a cercare Francesca fra la folla. Tu mi vedi e mi dici: ah, ma chi stai cercando? In questo caso io non posso rispondere: sto cercando una persona con cui andare al cinema. Non posso rispondere con questa frase perché io ho in mente una persona specifica, ho in mente Francesca, è Francesca che sto cercando. Quindi potrò dire, per esempio, sto cercando una persona con la quale ho appuntamento, o sto cercando una persona con la quale devo andare al cinema. Queste frasi andrebbero bene, ma non la frase, la proposizione relativa implicita: sto cercando una persona con cui andare al cinema. Questa frase, in questo caso, non la posso usare. Quando posso usare quindi una frase del genere? Beh, la posso usare in quest'altra situazione, per esempio. Io voglio andare al cinema, ma non so con chi andarci e non mi piace andare al cinema da solo. Quindi, che cosa faccio? Cerco una persona con cui andare al cinema, cioè cerco una persona che abbia voglia di venire al cinema con me. Questo non significa che io possa usare queste proposizioni relative implicite solo quando nella frase principale ho un verbo come cerco una persona. No, potrei anche dire, per esempio, ho trovato la persona con cui andare al cinema. Questa frase va bene e valgono le stesse restrizioni di prima, cioè se io stavo cercando Francesca, non posso poi concludere dicendo: ah, finalmente ho trovato la persona con cui andare al cinema. No, perché stavo cercando una persona specifica. Ma se io stavo cercando qualcuno che avesse voglia di venire al cinema con me, posso poi dire: ah, finalmente ho trovato la persona con cui andare al cinema. L'antecedente, anche in questo caso, è non specifico. Faccio qualche altro esempio perché so che questo punto dell'antecedente non specifico non è semplice. Un altro esempio, in questo caso proprio utilizzando il nome Francesca. Ormai abbiamo iniziato con Francesca, continuiamo così. Potrei dire, per esempio, Francesca è la persona giusta a cui affidare il lavoro. Anche questa frase va bene, perché qui l'antecedente è la persona giusta. Anche in questo caso un antecedente non specifico. E un ultimo esempio lo prendo proprio dalla nostra grande grammatica italiana di consultazione, è questo. Non c'è che Maria a cui poter affidare il lavoro. E in questo caso la nostra grammatica ci spiega che l'interpretazione è equivalente a quella di una frase relativa infinitiva, con antecedente indeterminato. Per esempio, non c'è che una persona, cioè Maria, a cui poter, eccetera, eccetera. C'è un'ultima cosa importante di cui voglio parlare. Cambiamo libro, lasciamo la nostra grande grammatica italiana di consultazione e prendiamo questo volumetto di Serianni che si intitola Prima lezione di grammatica. Siamo a pagina 158. Luca Serianni scrive: con l'infinito, se viene introdotta da un pronome relativo, la proposizione riceve sempre una sfumatura potenziale eventuale. Cosa significa? Prendiamo per esempio la frase cerco una persona a cui lasciare il gatto, perché magari ho deciso di andare in vacanza. Se voglio passare da questa frase, quindi questa proposizione relativa implicita a cui lasciare, a una proposizione relativa esplicita, probabilmente aggiungerò il verbo potere e dirò cerco una persona a cui io possa lasciare il gatto, proprio per esprimere, come dice Serianni, questa sfumatura potenziale eventuale. Mi fermo qui. So che non è un argomento semplice e in realtà ci sarebbero anche altre cose da dire, ma volevo fare solo una breve introduzione a queste proposizioni relative implicite, soprattutto per chi non ne aveva mai sentito parlare prima. Fatemi sapere se avete delle domande e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!